Ho ho ho, finalmente è arrivato il fatidico giorno. Buon Natale a tutti, buon Natale. Oggi, che non è oggi, ma oggi, finalmente è Natale, regali, si mangia, si beve, stiamo con i parenti, ci si diverte, stiamo in compagnia nell'amore dei nostri cari, benissimo. Però oggi voglio trascorrere questi 5 minuti, 10, non lo so quanto verrà lungo questo video, con voi. Cosa succede oggi? Ho fatto un sondaggio, ho chiesto cosa vorreste che Babbo Natale vi portasse quest'anno. Ora, non sono come Mr. Beast in America che ha abbastanza soldi per permettersi di regalare effettivamente questi soldi, però oggi andremo a vedere dei desideri della gente, ma io direi di inoltrarci. Abbiamo circa una quindicina di risposte, circa 17 tra TikTok e Instagram. Metterò le risposte. Ovviamente dovrò censurare i nomi, non voglio avere casini, tuttavia vi chiamerò con o i nomi che so, i vostri nomi tattici di Softair, oppure semplicemente il nickname, ma comunque oscurerò la persona che me l'ha inviata per questioni di prevenzione. Ma io direi di inoltrarci subito. Iniziamo subito con Anima che ci manda un bellissimo AK105. Spero di riuscire in post-produzione a mettere le foto. Beh, che dire ragazzi. Un AK105. E anche nella mia letterina per Babbo Natale è molto molto bello. Scusate se guardo sotto, ma col telefono in cui guardo la foto, voi guardate qua, circa, non lo so, penso. È molto molto bello, molto molto bello. È a gas. Mi garberebbe provarlo a gas, potrebbe essere molto interessante, tuttavia non so se è lo stile di gioco che potrei cercare. Do un voto complessivo di 9 più, perché non so, col fatto del gas, calano le prestazioni, ovviamente parlo di stock, 9 più, 9 e mezzo, 9 più, vabbè. Dopodiché abbiamo Der Panzer che ci dice una minimi so. Eccola qua. Non un grande fan delle minimi. Lo riconosco che comunque è ganza. Non lo so, do un voto di 6 e mezzo. Non lo so. E qua piccola marchetta da parte di Newton che ho avuto il piacere di conoscere sul Tech Center di Telegram, in cui dice un bel full custom 60 bps by Newton, piccola marchetta che non ho voluto censurare, non ho voluto cancellare perché sono molto contento che abbia risposto, poiché su Telegram per questa ideina, questo vloggettino mi hanno smerdato in 10.000. Era un'idea come un'altra, era un'idea ingenua, stupida, per passare un po' di tempo con voi. Comunque sia, no, 60 bps sono, come vedo che lo smerdano anche lui Porello in tutte le maniere sul Tech Center, sui forum, perché lui cerca di fare 60, 70 e più bps precisi eccetera. No, cioè in 3 secondi e mezzo finisco un mio caricatore monofilare solo con una raffica, non è giocabile, o a mio parere. Perciò do un voto di 6 e non di meno, perché comunque immagino che fare sarebbe figo, ma giusto per quello, niente di più. Passiamo a un GHK AK105 Tactical o Full Zenith. Ho trovato questo, sì, io sono per te, perché questo AK mi fa emozionare, è bello, è esattamente come voglio fare il mio AK105. Se non fosse che li vedo troppo nei forum, li vedo decisamente troppo, non riesco, cioè io voglio cercare di distanziarmi, ma io ti dico che questa cosa qua è da 10, perché è troppo bello, cioè
fa battere il cuore una roba del genere, perché è davvero bella e tutto ha un senso, tutto è in armonia. Troppo bello, troppo bello. Ringrazio Lorenzo di questa risposta, me lo stavo quasi dimenticando. Dopodiché abbiamo Rico, solo una? Ok, Crytek Trident. Bello, mi piace. Non sono un fan di queste tacche di mira non flip up in questa maniera. Crytek è una cosa che mi interessa, cioè che mi fa un po' gola, perché vedo anche all'estero, in America, vederlo usare un sacco, e poi in Italia in realtà non ne ho mai visto uno, non ho mai neanche imbracciato uno, quindi non so la qualità, però immagino sia buona, perché anche perché costa un fracco di soldi. Do un voto di 7,5. 7,5, ci può stare, ci può stare. Dopodiché abbiamo il Volpe con un Sequitor Rapax M3. Non un fan dei DMR. Non un fan, riconosco che comunque è un bel DMR. Lo riconosco. Mi garba anche la marca, sembra intrigante. Do un voto qua di 7. 7 perché non sono un fan dei mega cannoni ipergalattici. Poi abbiamo Taoled, un mio grandissimo amico e supportatore da parte di Telegram, che dice che l'ha appena shoppato, ed è anche qua un HK 4,16 a 5 V3 GBB. Ce l'abbiamo qua, eccolo, bello. Bello. Mi piace. Personalmente sono un fan del vecchio HK416, non la 5. Non mi fa impazzire il fatto che l'attacca flip up anteriore sia integrata nel RIS. Mi storce un po' il naso, inoltre non mi garbano neanche queste tacche di mira che hanno. Però è bello, riconosco che è bello, mi piace. Certo ci sono questi dettaglini che mi fanno un po' storcere il naso, ma niente di che. Però è bello. Però anche questa è GBB, quindi come H105 GBBR do un voto di 9, perché preferisco l'HGBB. Do un voto di 9. Poi abbiamo Bova, il nostro grandissimo Bova, che dice mitragliatrice leggera. Con mitragliatrice leggera metto la stessa di Der Panzer, metto un M249, cioè non so cosa intendesse, MG42, M249, M60, boh, non si sa, non lo sapremo mai, ma do un voto di 5. Poi abbiamo l'alfiere, il nostro alfiere con Unicorn Nick Sack. Mi sono salvato la foto nella galleria perché l'ho dovuto cercare. Qua purtroppo dovrò fare la marchetta Nick Sack. Ti dico, eccolo qua. È dura dare un voto, perché la parte che dice del reenactment dice ok, dagli un 2. La parte del lavoro e idea che c'è dietro mi garba, per quello gli do un 8. Però in generale devo dare un 7/8. 7/8 perché indubbiamente attira l'occhio, mi garba fare lo sborone con i fucili, è una roba che ti salta subito all'occhio e dici damn, che può garbare o non può garbare, però troppo. Non sono molto un fan del fare il body e il RIS, la grip, il calcio, tutto. Sono più per pittare il RIS, la grip e il calcio, il body lasciarlo in quella maniera, anche perché poi non si vedono i loghi e a me mi dispiace quando non si vedono i loghi, e perciò il voto complessivo è 7,5. Grazie Alfieri, grazie a tutti, anche gli altri che non ho ringraziato. Comunque vi ringrazierò anche alla fine.
Poi abbiamo Enrico con un Urgi VFC GBBR che arriverà. E quello lo so perché tanto conosco bene Enrico, il che non è molto responsabile dal punto di vista monetario, ma è una passione e la condivido a bestia. Eccolo qua. Bello, mi garba, GBBR, quindi siamo appunto a capo. Però il RIS sto capendo che sta andando un sacco in voga ultimamente, ma non riesco a farmelo garbare. Non mi piace e per questo do un 7-8. Do un 7-8 perché comunque so benissimo che è molto divertente giocare con i GBBR e le tacche di mira mi garbano anche. Poi abbiamo Maya, il mio amore, se non lo dicevo questo Natale non ci arrivavo. Abbiamo Avalon Leopard Carbine, signori, come gli posso non dare se non un 10? Come posso non dargli un 10? Cioè è il fucile che ho, ora il RIS non c'è più, ma è il fucile che ho. Qua ci sono i suoi pezzi addirittura. Poi abbiamo Slifer che ci dice DSS Bitronex, Biltorex forse voleva dire, o MP7 a 1 Marui. Allora partiamo dal VSS che l'ho provato, cioè l'ho imbracciato, non ci ho sparato, ma mi garba. Comunque il funzionamento è sempre simile a K. Mi piace e per questo si prende un bel 8,5. Un bel 8,5 perché è tanta roba. MP7 a 1 Marui. L'ho provata, era scassata a bestia quella che ho provato. Era della Well, non era Marui, quindi non so dirvi sulla qualità dei materiali. Poi gli do un 8. Qua gli do un 8. Dopodiché ci scrive il Seba che ci dice M14 EBR oppure un bel SR25. Ma partiamo con l'M14 EBR che mi riporta subito alla memoria la missione di MV2 nella neve con Captain Price. Gli do per la storia, per MV2 gli do un 8,5. Poi abbiamo l'SR25, il DMR per eccellenza, cioè quando penso a un DMR SR25, ma si prende il suo 7,5 pulito. E abbiamo un RPK HPA, gli darei un 10, ma è RPK, io non mi garba. Se non fosse HPA gli darei un 4, ma è HPA, quindi gli do un 5. E poi abbiamo l'Ispustini MG42. Ho fatto la recensione, però è un MG42 e ho fatto la recensione, quindi si prende un 8. Si prende un 8. E sono finiti i commenti. Adesso passiamo ai miei 3 favoriti, che sono Chris Vector Crytek. È bello. Secondo AK105 e la terza, l'altra è SMG, CZ Scorpion. Signori, io vi ringrazio tutte le persone che hanno risposto innanzitutto al sondaggio. Ci sono voluti 5 secondi, ma comunque ho apprezzato, anziché smerdarmi come dei bastardi su Telegram. Mi dissocio. Vi ringrazio, era un'idea stupida. Spero che abbiate apprezzato l'idea, l'ingenuità con cui ho voluto fare questo video. Io vi ringrazio, oltre a ringraziare le persone che hanno risposto su TikTok e su Instagram, ringrazio anche voi per aver visto questo video. Io vi auguro delle buone feste, delle buone mangiate, delle buone dormite, delle belle risate. Vi auguro un buon anno e un buon caloroso Natale. Noi ci vediamo l'anno prossimo, probabilmente dopo la Befana. Io vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo anno. Alla prossima.